Sul piano di valutazione, di fatto il nuovo regolamento per la parte valutazione, monitoraggio e valutazione, insomma, della nuova regolamentazione comunitaria prevede l'istituzione di un piano della valutazione che sarà parte integrante del programma di sviluppo rurale. Allora io qui avevo fatto a lei una domanda su quale potrebbe essere il ruolo del piano di valutazione. Di fatto abbiamo fatto un workshop con la Commissione europea, al momento la discussione è cosa mettere nel piano di valutazione. Ora è ovvio che questo piano di valutazione, lei parla di management tool del piano di valutazione, è ovvio che qui il punto è piano di valutazione, se lo mettiamo dentro al programma di sviluppo rurale è possibile che venga troppo, come dire, definito, no? All'interno, perché poi per modificare un programma di sviluppo rurale bisogna insomma passare per la Commissione europea e tutto quanto, insomma, voglio dire, quindi è troppo rigido come struttura. Definire un piano di valutazione che di fatto deve essere un management tool da parte dell'amministrazione stessa, ecco, e in realtà sottoparlo a decisione comunitaria è una struttura un po' troppo rigida per un piano di valutazione. Il piano di valutazione dovrebbe essere una pianificazione propria che si dà all'autorità di gestione, definisce il programma e dice benissimo, io mi valuto anche le condizioni di valutabilità, ecco, nel tempo, no? Perché poi quello è un altro elemento importante per l'utilità della valutazione. Allora, mi valuto, ecco, le mie condizioni di valutabilità del programma nel tempo e definisco anche un piano delle valutazioni che voglio svolgere, ecco, nel futuro, perché come sapranno già i nostri valutatori, nel futuro non avremo più una valutazione intermedia obbligatoria a metà periodo, ma avremo una valutazione di orienting program che le amministrazioni potranno decidere di condurre in maniera differenziata, insomma, per temi, quello che, ecco, vogliamo. Quindi il piano di valutazione di fatto rappresentava uno strumento attraverso il quale l'amministrazione si organizzava, ecco, la propria valutazione, diceva alla Commissione europea benissimo, mi ha dato questa flessibilità, ecco, io mi sono fissata questa pianificazione, ecco, delle attività, delle mie attività valutative. C'era in effetti una possibilità di crescere, una flessibilità che in qualche modo avrebbe portato probabilmente, ecco, ad una crescere la cultura valutativa, perché c'era una forma di autoregolamentazione a quel punto, ecco, da parte dell'amministrazione. Ora vediamo invece fino a che punto, ecco, la Commissione europea di fatto non intenda però utilizzare comunque assicurarsi dei contenuti minimi, ecco, all'interno del piano della valutazione che gli consentano, ecco, di definire ok, io avrò comunque, ecco, quei risultati della valutazione e così via, poi dopo, ecco, fate le valutazioni che voi volete. Allora, ecco, la mia domanda era indirizzata in questo senso, ecco, proprio perché di fatto il piano di valutazione può essere un momento importante per l'amministrazione per decidere cosa fare anche della valutazione, no? Proprio perché decide i contenuti di quella valutazione e quando farla, insomma. Quindi che dici? Siamo pronti? La questione del piano della valutazione credo che sia, come dire, un elemento di discussione che possa fondere più questioni, ovvero è il luogo in cui l'uso della valutazione deve essere affrontato, ci porta anche a discutere un po' di quello che sarà la prossima programmazione, che credo che sia l'argomento che tiene tutti quanti oggi un po' così in fibrillazione. Venerdì scorso c'è stato in Puglia un incontro organizzato dall'autorità di gestione nel quale il Presidente della Commissione del Parlamento europeo, professor De Castro, ha illustrato lo stato dell'arte della programmazione e da quello che ho capito io è emerso che tutto sommato siamo ancora in una fase di negoziato abbastanza aperto. A seguito del Trattato di Lisbona le cose sono un po' cambiate, la Commissione fa la proposta, il Parlamento, bla bla bla. Allora, dico questo perché l'osservazione che ha fatto Simona mi sembrava estremamente pertinente. Fare un piano della valutazione che è un capitolo del PSR poi te la ingessa e te la rende abbastanza ingestibile. Credo che ci siano, se ho capito bene quello che si diceva in quel consesso, credo che ci sia il tempo e il modo per apportare, provare a modificare questo aspetto specifico che secondo me renderebbe comunque il piano della valutazione uno strumento essenziale che deve essere minimamente codificato perché sennò poi si tende a non fare, che non sia un piano della comunicazione del PSR legato alla valutazione che per l'esperienza che ho io di piani della comunicazione poi, come devo dire, non prendono, diciamo così, in considerazione tutta la serie di questioni che anche oggi abbiamo esaminato e che invece troverebbero la sua migliore collocazione, stando le cose come stanno
ad oggi in Italia, nelle varie regioni, sulla questione della valutazione della politica di sviluppo rurale all'interno di quel piano, che essendo parte del programma di sviluppo rurale, non ci dimentichiamo, sarà comunque sottoposto anch'esso a valutazione da parte del valutatore ex ante, e quindi dove ci potrebbe essere il modo di renderlo davvero uno strumento nel quale si pensa prima a che cosa fare dopo, al ruolo degli steering committee per tutte quelle regioni che ancora non lo hanno, all'uso della valutazione inteso in tutte quelle declinazioni che oggi sono state così interessantemente sviluppate e delle mille altre che si trovano appunto nella letteratura, eccetera, eccetera. Grazie. Sul piano della valutazione, giusto una riflessione che a me è venuta quando lei ha parlato appunto di management tool, ma sicuramente forse dal punto di vista loro della Commissione europea il piano di valutazione come strumento di gestione, ecco, di governo della valutazione può andare. Mi chiedo quanto invece non dovrebbe essere concepito come strumento della politica di valutazione, se visto dal nostro punto cioè dal punto di vista di un'autorità di gestione che deve in qualche modo decidere, programmare delle attività valutative during the program, e quindi sicuramente ci sono dei punti di vista, no, che cercano di convergere su questo piano di valutazione. Il punto è vederlo come strumento a livello dell'amministrazione, quindi probabilmente la natura dovrebbe più essere quella di strumento di politica, di valutazione, di programmazione, ecco, strumento proprio dell'amministrazione, oppure management tool potrebbe essere invece più concepito da un punto di vista della Commissione europea, cioè avere uno strumento attraverso il quale io so che quelle valutazioni verranno fatte, perché l'idea è quella, cioè c'è un minimo di contenuto, ecco, di questo piano di valutazione che tu mi devi garantire come Stato membro, e poi il resto te lo fai da solo. Ora un chiarimento prima dell'osservazione di oggi, un chiarimento soltanto, ecco, su questa questione del piano di valutazione annesso al PSR. Stanno pensando, dividiamo il piano di valutazione in due parti, una che sia quella annessa al PSR e l'altra che sia invece a livello, ecco, di autorità di gestione, quindi più facilmente commodificabile in qualche modo. Io sinceramente, poi ecco, chiedo anche a Nicoletta di intervenire su questa cosa, io l'avrei visto più come sotto forma di un agreement, cioè fondamentalmente il piano agreement fra Commissione Europea e ADG, nel senso il piano di valutazione nasce dal fatto che in qualche modo siamo riusciti ad ottenere di non avere più queste valutazioni programmate di metà periodo e quindi fisse, no? Oppure l'aggiornamento. Già rispetto alla scorsa programmazione, in questa programmazione avevamo ottenuto di non avere più l'aggiornamento della valutazione, perché quella tempistica definita a livello comunitario sulle valutazioni di fatto non risultava essere né fattibile a livello di ADG, perché molto spesso rispetto poi allo stato di implementazione dei programmi quelle valutazioni richieste non risultavano attuabili, ecco, né in qualche modo anche utili fondamentalmente per ciò che ci veniva richiesto, considerato poi il sistema dei quesiti comunitari e così via. Posto questo, la Commissione, ecco, ovviamente dovevamo dare qualcosa in cambio, ecco, rispetto al fatto che non ci obbligavano più a fare la valutazione intermedia, e quindi è nata l'idea di questo piano di valutazione che doveva essere uno strumento proprio di autoregolamentazione, io direi proprio da parte dell'autorità di gestione, ma al tempo stesso, no, dava anche l'opportunità di, sotto forma di accordo, io l'avrei chiamato, ecco, proprio tra commissione e autorità di gestione, tu mi hai concesso questo e io ti concedo di avere un piano, ecco, delle mie valutazioni, lo concordiamo, se ti sta bene, ecco, io lo porto avanti e così via. Ora è ovvio che irrigidirlo nel PSR, cercare di trovare questo modo, ecco, dividiamolo in due e così via, definire dei contenuti minimi, che vediamo adesso quali saranno i contenuti minimi, in qualche modo me lo irrigidisce di nuovo e secondo me lo toglie un po' dalla sfera di discrezionalità, ecco, dell'autorità di gestione, però insomma cerchiamo di lottare ancora una volta, cerchiamo di partecipare a questi eventi anche per portare avanti, ecco, queste situazioni. Poi è vero che probabilmente se non abbiamo queste forme di requirements comunitari certe cose non le facciamo, però fin quando però ecco, questo è anche compito nostro, no? Magari ecco, compito della rete, cercare anche di sensibilizzare un po' le amministrazioni, no? A portare avanti, ecco, le valutazioni, però è vero che ci troviamo, se sono troppo incardinate in quello schema, ecco, è difficile
far pensare che ci debba essere una politica della valutazione quando la valutazione è fondamentalmente poi un adempimento comunitario. Io dico burocratizzazione della valutazione fondamentalmente perché quello è lo schema nel quale talvolta uno sente, no, di essere incastrato.